avanti e non dovrebbe avere grossi problemi. E volevo chiedere una cosa, quello che mi ha colpito di questo film è l'estetica, insomma, che è diversa da molto di quello che vediamo al cinema normalmente. Insomma, un protagonista con i capelli rossi, la barba, una ragazza bella ma non vistosa, insomma, non si vedono molto spesso. Perché vengono considerati non commerciali. Ora lui si è dato una spiegazione, oltre insomma, magari una congiuntura favorevole, le belle canzoni, del motivo per cui questo film invece ha avuto questo successo fino a colpire al cuore Spielberg e tanti altri, insomma. No, I didn't. I don't know how it was. If I did know, I would bottle it and then keep doing it again and again. But maybe I think one of the things that Americans responded to was how chaste it was. You know, and the fact that there was no sex in it. Not that they're puritanical, but that I think there's a certain kind of fatigue with the traditional sex scenes. And also, you know, when you set up a film about two characters coming together, when they actually kiss or have sex, you kind of have nowhere to really go. Because then it's just like, you know, it's like our life. Like we're all, you know, some of us are married or have boyfriends or girlfriends, but it's kind of like, remember how exciting the getting together was. Or that sounds a bit crude, but I don't really mean that. I mean, what I mean more is if I had these characters kiss, there's really nowhere for them to go, and it would destroy the communication that they're making through music and the purity of the fact that they're relating through art. A kiss would really get in the way, or sex would really get in the way of it. And I think that American audiences responded to that and are a little bit tired of the kind of this big sex scene in the second act of every single Hollywood movie. The characters kiss or have sex in the second act. And then you have to create and make a fictional problem then for them to confront and fix in the third act, and then hey, it's a happy ending. But for me, it's kind of like, why have to create all these fake plot points if you just simply tell the story that you want to tell, which is about two people meeting and crossing and changing each other's lives and then dispersing and, you know, going their separate ways. And maybe that's why it was successful, but I you know, it's very hard to tell. I don't know why. Beh, no, non l'ho ancora capito fino in fondo, anche perché se lo avessi capito probabilmente ne farei tesoro e poi riuserei la stessa formula in futuro. Comunque una delle cose che secondo me potrebbero aver colpito il pubblico americano è proprio il fatto che sia un film casto, cioè non ci sono scene di sesso, appunto non c'è neanche un bacio, ma non perché loro siano puritani, ma perché forse ormai, diciamo, tutti i grossi film americani dopo un po', diciamo, nel secondo tempo c'è una grande, bellissima, appassionata scena di sesso, oppure c'è un bacio travolgente, ma a quel punto c'è come la storia finisce lì, nel senso che poi somiglia molto di più a quelle che potrebbero essere le nostre vere storie, cioè tu conosci una ragazza, gli incontri, poi ti baci, poi fai sesso, però diciamo un po' è la nostra vita reale, quindi invece qui la cosa bella è che volevo mantenere questa purità di questo rapporto, questa purezza di questo rapporto che passa attraverso la musica, cioè loro comunicano attraverso questo amore per la musica, questo scambio che c'è, e quindi forse un bacio, anche un semplice bacio si sarebbe un po' messo in mezzo, avrebbe un po' rovinato tutto quello che c'era dopo, e credo che forse il pubblico americano abbia reagito in modo favorevole proprio a questo, proprio perché è diverso dai film americani, appunto, in cui comunque a un certo punto ci sono queste scene appunto di sesso che hanno un'importanza fondamentale. Invece qui ho raccontato una storia appunto più personale, due persone che si incontrano per caso, si uniscono e comunicano proprio per questo amore per la musica, passano un po' di tempo insieme e poi ognuno va per la sua strada, quindi credo che forse questo sia un po' la cosa che è piaciuta molto al pubblico americano. Salve, volevo chiedere, molte scene, sia in interni che in esterni, sembrano illuminate o solamente con luci naturali o con le luci della scena, le lampade delle case o i lampioni delle strade. E molte altre sembrano rubate, girate senza che i passanti sappiano che si sta girando. Volevo sapere se effettivamente è così o è un espediente creato da arte. Yeah, what you're saying is correct up to a point. It was kind of like, we used all of what you're saying, street lamps,
people, and we accentuated it slightly. We weren't completely without light or without crowd control, but we did use, like we put the camera very far away, so a lot of people walking past camera are actually just walking past those people on the street. And we had a few lights that we would put up, but really the director of photography of the film was quite funny in recounting how pissed off and angry he would get when he would be lighting the set, and I would just say, okay, that's perfect, let's shoot now. And he'd be, but I haven't finished. I still have 3 lights. I was like, no, this looks right now. It looks, you know, it looks naturally how this room would look. It's a bit dark and grainy, and you can't quite make things out. And this is a real film that I think less is more. The less you know of the characters, the better it is. The less you can see everything, the better it is, and the less dialogue there is between the characters, the better. Everything should be in its, you know, should be subtle and should be frugal, and that's the whole point. The whole point of this film was kind of, you know, when you're sitting in your hotel, if you're in a hotel and you're looking down, like if you're high up and you look down at all these characters coming and going past the frame, you know, like a couple walking in this direction and a guy with his dog here, and you know, you overhear a little bit of one conversation. You'd love to be able to follow that more, but you can't. This film was in a way like, okay, let's just pick these 2 people and follow them for a week and not get to know their names, not really get to know too much about them, and then they go and they disappear. And that was interesting to me. So it was very important that that be reflected in everything that went along aesthetically with the film, the way it was shot, the sound of the music, the street lights, all that stuff was very much part of keeping that effect throughout the film. Beh, sicuramente quello che dice è vero fino a un certo punto, nel senso sicuramente abbiamo usato tanta luce naturale, sicuramente è vero che abbiamo girato alcune scene quasi appunto in situazioni reali senza allontanare la folla, fino a un certo punto diciamo. Sicuramente abbiamo usato tantissima luce reale, abbiamo girato in mezzo alla strada con pochissimo diciamo, controllo da parte dei passanti che giravano, ma tenendo per esempio la macchina da presa piuttosto lontana, così veramente le persone spesso non si accorgevano che stavamo girando un film. Abbiamo usato pochissime luci, in effetti c'era il direttore della fotografia che era sempre arrabbiatissimo con me perché io a un certo punto dicevo ok giriamo, siamo pronti, e lui diceva ma io ancora non ho finito, devo ancora montare le luci, io dicevo no così va bene, diceva quasi non si vede niente, perché per me in questo film tutto doveva essere abbastanza ridotto al minimo. Per esempio queste 2 persone si conoscono e passano una settimana insieme, ma non sappiamo i loro nomi, non sappiamo granché della loro storia, e così quindi è tutto ridotto al minimo, e quindi anche le luci, che spesso nelle stanze c'è questa luce un po' scura, si vede poco, ma era tutto appunto fatto proprio appositamente per rendere questo film un po' così frugale, come in fondo è anche la stessa storia. L'idea era un po' quella che tu arrivi in un albergo, ti affacci dalla finestra, dal balcone e vedi le persone per strada, e fra tutte quelle che vedi magari ne identifichi 2 e dici ecco adesso le seguiamo per una settimana e vediamo quello che fanno, ma senza avvicinarsi troppo, senza entrare troppo nella loro vita. Le segui per una settimana, vedi quello che succede e poi se ne vanno. Ecco, nel film è stato fatto tutto così, quindi anche le luci sono state usate in questa maniera.